Dall'Egitto ho chiamato il figlio mio. Tutti prenderete scandalo per me questa notte. Sta scritto, infatti, percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge. Ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea. Se tutti si scandalizzeranno, io mai mi scandalizzerò. In verità ti dico che questa notte stessa, prima che il gallo canti, 3 volte mi rinnegherai. Anche se dovessi morire con te, non ti rinnegherò. Restate qui, io vado là a pregare. Pietro, e voi due, Giacomo e Giovanni, venite con me. L'anima mia è triste fino alla morte. Restate con me a vegliare. Padre mio, se è possibile, allontana da me questo calice. Tuttavia non come voglio io, ma come vuoi tu. Padre mio, se è possibile, allontana da me questo calice. Tuttavia non come voglio io, ma come vuoi tu.
Così non siete stati capaci di vegliare con me nemmeno un'ora. Vegliate e pregate per non cadere in tentazione, perché lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Padre mio, se non è possibile che questo calice passi senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. Nel suo fodero, perché tutti quelli che impugneranno una spada di spada periranno. Credi forse che io non possa pregare il Padre mio? Ed egli mi appresterebbe subito più di 12 legioni di angeli. Voi siete usciti con spade e con bastoni per prendermi come se fossi un brigante. Ogni giorno io sedevo nel tempio a insegnare e voi non mi avete preso. Ma tutto questo è avvenuto perché si adempissero le scritture dei profeti. Ti saluto, signore. Oh, amico, a questo sei venuto.
Buongiorno. Benvenuti. Benedetta. Prego. Tutto è pronto secondo i loro desideri. Deboli creature incatenate, destinate al nostro piacere. Spero non vi siate illusi di trovare qui la ridicola libertà concessa dal mondo esterno. Siete fuori dai confini di ogni legalità. Nessuno sulla terra sa che voi siete qui. Per tutto quanto riguarda il mondo, voi siete già morti. Ed ecco le leggi che regoleranno qui dentro la vostra vita. Puntualmente alle 6 tutta la compagnia dovrà riunirsi nella sala detta delle orge, dove le narratrici a turno si siederanno a raccontare ognuna una serie di racconti su un tema particolare. Gli amici possono interrompere in qualunque punto e tutte le volte che lo vorranno. Questa narrazione ha l'obiettivo di infiammare l'immaginazione e ogni lascivia sarà permessa. Dopo cena, i signori passeranno alla celebrazione di quelle che vengono designate come orge. Il salone e le altre stanze saranno adeguatamente riscaldati. Tutti i presenti, vestiti secondo le circostanze, adagiati sul pavimento e seguendo l'esempio degli animali, cambieranno posizioni, si mescoleranno, si intrecceranno, si accoppieranno incestuosamente, adulterinamente, sodomiticamente. Tale sarà l'ordine quotidiano di procedura. Qualunque uomo trovato... Via! Via i servi! Cacciateli via! Qualunque uomo trovato in flagrante delitto con una donna verrà punito con la perdita di un'arma. I più piccoli atti religiosi da parte di qualunque soggetto verranno puniti con la morte. Via! Dentro adesso! Portateli dentro! Sì, ed eccoci al nostro video sui pensieri. Diciamo che oggi è un giorno abbastanza importante dal punto di vista dei compleanni, perché today I would like to wish, even if is dead, cioè è morto praticamente 10 anni fa, qualche giorno fa, tra l'altro abbiamo festeggiato l'anniversario della morte, sempre a marzo. However, I would like to wish, come se fosse vivente, a very, se non erro, 79 birthday to Lucio Dalla. Ovviamente uno dei nostri più grandi cantautori che abbiamo avuto in Italia, ma direi anche nel mondo. Poi insomma sapete sempre la questione per cui io non ho mai avuto un cantante preferito, lo stesso anche per questo caso, però è chiaro che non posso mettere in discussione l'importanza, insomma, di Lucio Dalla. Ci sono veramente tantissime canzoni che insomma ci ha lasciato e che sono di un'importanza direi veramente infinita. Però appunto non è che conosco, cioè, no, comunque in generale non lo amo come per il fatto che non amo i cantanti in generale ma i compositori, però lui ovviamente è stato anche un grandissimo musicista, forse volevo improvvisare Caruso, però poi ci ho ripensato perché insomma queste canzoni poi diventano anche, per quanto siano artisti particolari, comunque molto più importanti rispetto a quelli di oggi, diventano sempre canzoni massificate. A me le cose massificate diciamo non mi piacciono, per cui poi ci ho ripensato, diciamo non l'ho voluta fare, però potrei pure ripensarci nuovo per domani, ma non lo so, vedremo. E poi today è anche il compleanno di altre due persone, due donne. I would like to wish a very happy 63 birthday
to my old piano teacher, la mia insegnante di pianoforte che insomma con cui ho studiato appunto 4-5 anni privati di pianoforte qualche anno fa, e se suono in qualche modo, anche grazie a lei, con lei sono anche riuscito ad entrare 2 volte in conservatorio, una a 16 anni e 19, però poi non ho mai iniziato. Diciamo, magari se siete interessati vi spiego perché in descrizione. Però appunto il suo compleanno, insomma, I would like to wish a very happy birthday, very happy birthday to her, per i suoi for her 63 birthday, il suo 63esimo compleanno. E poi è anche, diciamo, il compleanno di una mia zia, la sorella di mio padre, diciamo, zia, sì, e quindi I would like to wish also a very happy 63, pure qua, 63 anni anche lei, birthday to my paternal zia Marinella. Quindi auguri anche a lei. E poi insomma il marzo è veramente è un mese importante perché ci sono altri compleanni. Domani sarà il centenario dalla nascita di Pasolini, e poi il 31 marzo è il compleanno di Bach, sarebbe stato il leggendario del Supremo, come lo chiamo io, Johann Sebastian Bach. Il 22 marzo è il compleanno di Angelo Badalamenti, e il 29 marzo è il compleanno del mio ex professore di filosofia e storia del liceo, senza il quale non avrei fatto la mia università in filosofia. Avessi conosciuto un'altra persona, certamente l'avrei fatta, ne sono praticamente sicuro di questa cosa. Però poi di tutte queste cose ne parlo meglio quando verranno i momenti specifici dei compleanni appunto dedicati a queste persone. Poi pensavo alla mia serie musicale, la mia di Mr. Lynch su It's a Friday Once Again, se tutto va bene, credo, anche se non sono sicuro, caricherò il successivo episodio, se non erro il 27esimo di questo, quindi venerdì, ma vedremo. Sì, per il resto poi penso tutto questo, ci ho pensato, se come al solito vi dovessero venire altre cose in mente, le aggiungo in descrizione. Have a great day again, a domani. Sì, ed eccoci al nostro video pensiero. Diciamo oggi, today, anche se even if is dead many years ago, nel 1975, 2 novembre 75 è morto. However, I would like to wish a very happy 100 years, 100 anni, to Pierpaolo Pasolini. Eh sì, purtroppo, sì, appunto, se fosse stato ancora vivente avrebbe avuto 100 anni. Ora è inutile che io dica qualcosa perché già hanno detto talmente altre persone che il mio parere è inutile, il mio giudizio è inutile. Forse vorrei ricordarlo con una scena da un film di qualche anno fa che mi piacque moltissimo. Credo sia straordinario tutto quello che ha fatto a livello generale, e poi ovviamente anche nel cinema ci ha lasciato delle perle uniche. E poi il fatto che anche lui è uno di quelli che è morto molto giovane, a 52 anni, praticamente come Giordano Bruno, di cui poco fa, il 18 febbraio, abbiamo festeggiato, vabbè, sono trascorsi 422 anni alla morte, il 18 febbraio 1600, arso vivo a Piazza Campo dei Fiori, anche con quella Gigi in bocca, gli fu mozzata la lingua. Comunque, sì, il fatto che è morto giovane è segno del fatto che ritorna quella mia filosofia secondo cui è meglio avere una vita breve ma intensa che lunga e senza senso. Ovviamente anche questo è stato il caso di Pierpaolo Pasolini, che 53 anni di vita ha fatto secondo me tutto quello che poteva fare. Non credo che, se qualcuno gli domanda se avrebbe voluto vivere anche qualche anno in più, certo, però credo che risponderebbe comunque è soddisfatto di tutta la vita che ha avuto. Eh sì, io non posso dire altre cose perché un po' per un fatto di tempo, un po' per altri motivi, è inutile che parlo io perché sono state talmente dette tante cose su di lui che è inutile, ma comunque sono contento di ricordarlo, un grande diciamo, personaggio culturale, non solo nei vari campi in cui ha rivoluzionato un po' la storia della cultura. Sì,
Appunto, in particolare poi amo il suo utilizzo della musica classica nei suoi film, uno dei migliori utilizzi della musica classica, forse al pari di Kubrick e di Tarkovsky, cioè praticamente tra i più grandi in assoluto della storia del cinema. E in più credo che il suo Salò, dico giusto qualche altra cosa così, ho le 120 giornate di Sodoma, sia un grandissimo capolavoro, è forse il film più estremo che siano mai esistiti. Pensate al mio professore, ex professore di storia e filosofia del liceo, lo vide solo una volta a 17 anni e poi talmente il disgusto che provò, lo rivide dopo circa 40 anni la seconda volta. Quindi ho detto tutto, io ne ho visti di film estremi, ma per una serie di motivi si potrebbe dire che forse il Salò di Pasolini è il più estremo di tutti, anche se è un azzardo perché però comunque un film davvero estremo che non è adatto a tutti, anche con una grande colonna sonora di Ennio Morricone. Sì, sul resto voglio ringraziare Mr. Lynch poi per questo giorno uno dei Weekend Project, anche se col discorso della guerra lo so che non siamo tutti allegri, ma comunque lo ringrazio lo stesso. Sì, non è facile, lo so. Sul resto non pensavo ad altro, ma sì, nel caso mi dovesse sempre venire altre cose in mente, per esempio aggiungo in descrizione. Have a great day! A domani!